questo punto posizioniamo qui il 3D cursor con Shift A, creiamo un cubo e in item lo portiamo a 0,6 per 0,6 per 0,6 se questo lo portiamo a 0,15, mettiamoci frontalmente, lo portiamo verso il basso e con SZ lo scaliamo leggermente, diciamo a questa misura qui. Entriamo in modalità edit e con CTRL R inseriamo due tagli che con SY andiamo ad allargare in questa posizione. Aggiungiamo un altro CTRL R che portiamo qui. Selezioniamo questi elementi e con E li alziamo diciamo più o meno a questa altezza. Applichiamo la scala con CTRL A e applichiamo un modificatore bevel. Quindi impostiamo un bevel di 0,02, diamogli un numero maggiore di suddivisioni, mettiamoci in una vista laterale e con GZ solleviamo questo elemento. Selezioniamo questo vertice e con Shift S posizioniamo il 3D cursor qui. Con Shift A inseriamo un cubo che nelle sue proprietà lo portiamo a 0.1 per 0.1 per 0.1.
mettiamoci lateralmente e con GZ lo portiamo qui e con SZ lo solleviamo così. Entriamo nell'editazione dell'oggetto e con la scala scaliamo verso l'interno questo elemento. Usciamo dall'editazione, mettiamoci in pianta e mettiamoci in vista semitrasparente. Con Shift D duplichiamo e con X obblighiamo lo spostamento lungo l'asse delle X. Alla stessa maniera selezioniamo questo e questo. Sempre Shift D, stavolta con la Y, forziamo verso la Y quest'altro elemento. Poi possiamo prendere questo cuscino con Shift D, lo possiamo portare lateralmente qui, con SX diciamo lo possiamo scalare lungo l'asse delle X, con la G lo possiamo spostare qui. Con SY lo spostiamo un po' più all'indentro e con GZ lo poggiamo diciamo sull'oggetto e con GX spostiamo un po' più in avanti in modo tale da ottenere la poltroncina. Se vogliamo ci mettiamo dall'alto, prendiamo uno di questi cuscini, con Shift D lo duplichiamo, lo ruotiamo, lo appostiamo a questo elemento, con GZ lo caliamo, con SY diciamo lo allarghiamo.